Ciao, salve a tutti. Il narcisista è il grado della sua vendetta con te. Questa è una domanda che mi ha posto Serpeverde, e cioè il narcisista, lasciando la primaria, avverte una perdita e ne fa colpa a lei. E beh, qui ci sono intanto due domande. E magari mi concentro sulla seconda domanda e sulla prima magari rispondo un altro video. È certo che in tutti i casi non è mai e non sarà mai colpa del narcisista, a proposito appunto del fatto di dare colpa a una partner o una ex. Stiamo parlando della colpa, ma la colpa connetto comunque anche la vendetta, perché nella misura in cui un narcisista assegna una colpa e questa colpa superi un certo livello, passerà alla vendetta. Non sempre, non pensiamo che sempre in ogni caso un narcisista patologico e maligno, anche il narcisista maligno si deve vendicare. Teniamo sempre ferma un'idea fondamentale: tutto va sempre contestualizzato. A forza di parlare di caratteristiche del narcisista, questa figura del narcisista sta diventando una specie di macchietta, ma così perdiamo di vista la realtà, il realismo del tutto e la profondità della questione. Togliamoci dalla mente il fatto che ormai sappiamo tutto, ma tutto è ormai tutto del narcisismo. Nemmeno io, che ho introdotto migliaia di temi inediti sul narcisismo, quando non si parlava praticamente di narcisismo, si sapevano poche cose in merito. Nemmeno io penso di sapere ormai tutto e di poter penetrare nella mente del narcisista come niente fosse. Me la posso prefigurare abbastanza bene, devo dire, ma ciascuno di noi, e persino un narcisista, è sempre unico. E nonostante sia anche la prima consulente relazionale in Italia, specializzata in relazioni tossiche, prima proprio in quanto all'epoca gli psicologi non avevano molte nozioni del narcisismo patologico, di cosa fosse veramente. E quindi, nonostante anche abbia sentito tutte le storie possibili di certe personalità e abbia messo a punto anche tante tecniche vincenti su come gestire queste personalità, i tanti temi di cui senti parlare sul narcisista sono stati trattati prima proprio da me, comprese tutti i vari meccanismi dello scarto, del farsi scartare del narcisista torna sempre quando chiude per sempre, del lasciare in sospeso una ex, del silenzio punitivo come l'ho definito personalmente, della vecchiaia del narcisista. Nessuno ne ha mai parlato, come nessuno ha mai parlato prima del narcisismo femminile e di come funziona il narcisismo femminile, della sessualità del narcisista, del karma del narcisista, della donna preferita del narcisista o della primaria. E dimmi un tema qualsiasi, ti dirò quando ne ho parlato prima, antecedentemente e personalmente. I plagi sono puniti per legge, ma il tema del narcisismo attira molto certe personalità. Insomma, nonostante questo, c'è ancora molto da dire sul narcisismo, e ti assicuro che di quello che so su questo tema, che io ho sviscerato in lungo e in largo, ne ho comunque ancora molte di cose da dire. Ma mai sarà detta un'ultima parola, sempre ci sarà da capire queste personalità. E poi c'è anche da dire che se veramente vogliamo capire una cosa, dobbiamo accoglierla con lo stupore del bambino che ancora non sa, e con l'emozione di chi ha modo, attraverso le sensazioni deste e vive, di scolpire quelle nozioni dentro di noi. Questo è conoscere. Andiamo ogni tanto ai saggi greci che ci hanno insegnato molte cose importanti, come il tema stesso dello stupore del conoscere, di questa esperienza del conoscere. Se non c'è questa esperienza, c'è solo un sentire piatto che è solo poco più di quello di una macchina che riceve informazioni, ma noi siamo qualcosa di più di una macchina pensante, siamo semmai pensiero che diventa materia e azione. E perdona la divagazione, ma a volte male non fa. Dove nasce l'impulso, la vendetta da parte di un narcisista? Perché di solito è proprio un impulso, non è sempre un pensiero calcolato o un'intenzione vera e propria, anche se lo può diventare. Può diventare un'intenzione, quella di nuocerti da parte di un narcisista, se lo hai tu in qualche modo ostacolato in cose veramente importanti per lui, o se hai parlato non proprio bene di lui a qualcuno e hai leso quindi la sua immagine.
Non è il fatto di avere litigato, per esempio, a spingere un narcisista a una vendetta pianificata o calcolata, perché in tal caso si limiterà semmai a ostacolarti o a reazioni per lo più dettate da impulsività. Quello che può scatenare il risentimento di un partner narcisista può essere sicuramente il fatto di averlo criticato acerbamente, toccando i suoi maggiori punti deboli e dimostrandoti anche superiore a lui. Questa è una cosa che un narcisista non può sopportare assolutamente. Ma questo non basta per spingerlo a una vendetta vera e propria, può spingerlo per lo più a una chiusura netta della relazione. I gradi della vendetta dipendono da quanto il narcisista si senta colpito e danneggiato da te, ma dipende comunque anche dallo specifico narcisista, che può essere più o meno incline a vendicarsi rispetto ad un altro narcisista. E qui conta molto anche la sua storia personale e familiare. A volte un narcisista, specie se maligno, può desiderare la completa distruzione di una ex, e se ci sono di mezzo i figli o cose materiali in comune, purtroppo userà anche queste cose, anche i figli per esempio, che diventeranno motivo di contesa e che verranno anche aizzati magari contro l'ex compagno o l'ex compagna. E in questo caso è ancora più triste. E anche la professione, se ci sia una professione in comune, che ne risentirà, perché sorgeranno tante guerre intestine. E ci sono casi, quelli più estremi, in cui il narcisista maligno non si ferma, anche a costo di rimetterci egli stesso, anche se in quel caso per lo più si risveglia e tende a fermarsi. Intanto ti saluto e naturalmente sono sempre felice di leggerti, di rispondere alle tue domande e anche sapere come stai. Ti abbraccio forte e ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.